Galardi Group, che approfondisce le tematiche di interesse per il mondo della logistica e delle spedizioni. Benvenuti nella nostra puntata di oggi. Qui con noi sono presenti Massimo Tonelli. Eccomi qua. Eccolo qua. Massimo, tu sei RSPP della Esattamente, Galardi. sono responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Galardi da molti anni e quindi per me è un piacere, oltre che un onore essere qua. Qui con noi c'è anche però Marco Bigagli. Buonasera a tutti. Marco, tu invece sei uno dei titolari della Galardi. Sì, sono uno dei 3 soci della Galardi, ho la responsabilità dell'ufficio di Milano. Giuseppe Monterosso. Buonasera a tutti. Tu invece sei un Administrative Accounting Manager di Galardi, ma sei anche RLS, ovvero, vuoi dirlo tu o dico io? Responsabile lavoratori sulla sicurezza. Esatto. No, io mi permetto perché subito faccio il rompiscatole, rappresentante dei lavoratori della sicurezza. Giusto, mettiamo i puntini su lei. A ciascuno il suo. Come mai siamo qui oggi? Immagino lo saprete che il 28 aprile è la giornata per la sicurezza e salute sul lavoro. Noi appunto vorremmo un pochino approfittare noi della Galardi, insomma, portando questa giornata in modo tale da approfondire l'argomento, soprattutto in termini poi del nostro preciso settore, quindi trasporti e logistica. Ma io mi permetto di dire che sicuramente è una giornata importante, tanto è vero che anch'io per il 28 sarò in Villa Recalcati a Varese, dove ci sarà questo evento che richiamerà un po' l'attenzione a tantissimi operatori del settore, quindi anche a me, che sono un professionista che si occupa della materia prevenzionistica e protezione, sicuramente di interesse. Quindi condivido con piacere questi momenti e approfondire il tema credo che sia una necessità oggi. Si parla di questo tipo di materie, ma anche nel nostro settore di tante altre si parla sempre in maniera molto generica, però ci sono anche degli approfondimenti da fare perché il mondo del lavoro è immenso. Spesso si segue più la notizia in sé per sé stessa del momento. Tutti noi sappiamo quando leggiamo su un giornale o sentiamo su un telegiornale che si è fatto male un qualcuno che è caduto, tendenzialmente ci dicano solo i muratori che cadono, ma non credo che esista solamente quel tipo di infortunio sul lavoro, che magari ci sono tanti infortuni minori, ma che sono comunque in quantità più elevata. È vero, proprio perché si parla sempre di lavoratori e lavoratrici e quindi l'essere umano, la persona con i fabbisogni, con le sue esigenze, che hanno motivo sì di avere bisogno di lavorare, ma in condizioni ovviamente di sicurezza. Quindi ecco perché l'aspetto prevenzionistico assume una dimensione importantissima, soprattutto per il fattore umano. Agire sulle risorse umane, agire sul comportamento delle persone e quindi essere attenti anche a quelle manifestazioni che possono scaturire da situazioni lavorative dove la pressione temporale, il fare il lavoro fatto in fretta, avere orari di lavoro più o meno flessibili e quindi queste caratteristiche che incidono sulle aspettative che ognuno lavoratore ha nei confronti dell'azienda. E colgo l'occasione proprio perché trovare datori di lavoro o responsabili aziendali che fanno attenzione a queste esigenze dei lavoratori, quindi anche creando queste opportunità di comunicare, di informare e di rendere possibile anche di ricevere dei feedback, proprio perché l'ascolto delle persone secondo me sta al primo punto della prevenzione. Sì, è chiaro, poi Giuseppe che qui lo può confermare perché poi in definitiva è lui l'addetto responsabile che si interfaccia con l'ingegnere che è il firmatario di tutto quello che è la sicurezza all'interno della Galardi. Ovviamente l'ingegnere non può essere presente in azienda, in tutte le aziende che lui segue dalla mattina alla sera e quindi deve avere un feedback da quelli che sono, tra virgolette, i suoi deposti per avere tutta un'attuazione che queste persone gli devono riportare. Sicuramente queste persone comunque hanno anche all'interno una grossa responsabilità che quando uno se l'assume non può dire me l'assumo e non l'adempie perché sarebbe grave, no? Sicuramente il datore di lavoro ha una parte importante, credo, a livello di responsabilità, ma non può essere tutte e due le figure. Ingegner Tonelli ci porta sempre gli aggiornamenti costanti che questo mondo sviluppa continuamente e cerchiamo di stare al passo con
questi aggiornamenti cercando di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze in merito alla sicurezza, le osservazioni che magari puntualmente ci fa per migliorare determinati aspetti, sono sempre chiaramente ben visti, e dico che fortunatamente anche da parte della proprietà abbiamo una massima disponibilità su qualsiasi tipo di spesa per cercare di intraprendere la via più corretta per gestire questo aspetto molto importante, veramente quello che può essere le operazioni scarico, carico e diciamo tutto il complesso che è il panorama all'interno del magazzino, che è il punto un po' più nevralgico della nostra attività. Giusto, sono pienamente d'accordo, tanto è vero che, come giustamente ricordava Marco, i ruoli che sono identificati nella struttura organizzativa che si impegna con il proprio lavoro anche a perseguire quelli che sono gli obiettivi della prevenzione e della protezione. Un organigramma per quanto riguarda la sicurezza, se ce lo può descrivere in maniera più precisa, anche per dare l'opportunità a chi ci ascolta di comprendere meglio anche alcune sigle. Certo, direi che innanzitutto c'è da tener conto della figura datoriale, il cosiddetto datore di lavoro, che quindi è il gestore effettivo della sicurezza, che però si avvale innanzitutto del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, che quindi ha un compito più di consulenza e di disponibilità di informazioni e aggiornamenti. Abbiamo un medico competente, che quindi è la figura preposta a sorvegliare l'aspetto di salute dei lavoratori e quindi a monitorarne non solo in fase iniziale ma soprattutto nel tempo per quei fattori che possono nuocere alla loro salute e a dare indicazioni circa le eventuali necessità di controllare aspetti della salute particolari, come può essere la vista per chi lavora in ufficio, piuttosto che magari aspetti più legati alla postura, agli sforzi fisici di chi magari ha compiti un po' più operativi all'interno dei magazzini. Abbiamo poi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, come dicevo, è una figura di riferimento dell'azienda in senso generale ed è portatore di tutte quelle informazioni che arrivano ai lavoratori, ma anche dai lavoratori risalgono la catena gerarchica fino a giungere al datore di lavoro. Detto questo, abbiamo poi una figura chiave che, guarda caso, il decreto Draghi ha introdotto a fine 2021 e dice: care aziende, cari datori di lavoro, tu devi sapere che per poter rendere efficaci queste misure di prevenzione devi avere persone che lavorano negli ambienti, i cosiddetti preposti, e questi preposti devono avere i poteri, oltre alle responsabilità, di sorvegliare il comportamento delle persone, di sorvegliare le attrezzature di lavoro, i posti e i luoghi in cui le persone lavorano, quindi dando gli strumenti a questi preposti per poter svolgere il loro compito proprio nello spirito di coinvolgimento delle persone, dei lavoratori, potendo restituire informazioni a chi dirige l'azienda. Molto spesso si pensa sicurezza sul lavoro come il fatto eclatante, però il semplice stare davanti al computer è comunque una prevenzione di come ci si sta, di come ci si comporta, di come si sta seduti, se la sedia se la seduta è una seduta a norma, non è a norma, perché l'azienda può dare tranquillamente le regole, può scrivere tutto, può mettere tutto quello che vuole, fino alle penali, fino a delle multe, fino a delle sanzioni, però poi sta nel singolo, e quindi sta nel singolo individuo che salvaguardia la propria salute. E questo poi evidentemente credo a salvaguardare anche la salute degli altri. Ecco perché il preposto nel posto, perché vive per l'ambiente. E teniamo presente un altro aspetto, che nell'organizzazione giustamente il datore di lavoro si è preoccupato anche di gestire le potenziali emergenze e quindi ha affidato incarichi ad addetti antincendio o comunque formati per garantire un'evacuazione in sicurezza qualora dovesse emergere un problema serio e importante. E anche dal punto di vista della salute, quindi avere gli addetti in primo soccorso che in caso di necessità siano competenti, in grado di intervenire anche grazie ai supporti formativi, agli aggiornamenti periodici che l'azienda finora ha sempre garantito, e devo dire che onestamente apprezzo molto questa attenzione all'aggiornamento e alla formazione, in quanto credere nella formazione credo che sia uno dei punti chiave per cercare di migliorare
cammin facendo. Non mi ricordo chi l'ha detto, ma magari l'hanno detto in tanti, uno in particolare: la formazione non costa mai tanto, perché se non si sa costa molto di più. Questo evidentemente è un argomento che a molti imprenditori sfugge completamente, perché molti dicono meglio non spendere, ci si tiene i soldi in tasca. No, i soldi in tasca prima o poi possano finire se non c'è futuro. Quindi bisogna sicuramente dare un occhio attento a quelli che sono, come diceva Giuseppe, gli investimenti comunque da fare in questo settore. Non bisogna buttare via soldi, però le cose che il responsabile della sicurezza dice sono necessarie, vanno fatte, non si possono non fare, perché questo poi pregiudica eventualmente anche la chiusura dell'azienda dietro il controllo di un organismo predisposto per farlo. Quindi quello poi il danno economico è molto più grosso. Attenzione anche ai dettagli, che talvolta possono sembrare anche, come dire, una puntualizzazione di cose già note, ma fare attenzione agli aspetti prevenzionistici significa pensare innanzitutto al bene collettivo, cioè al bene di tutti quei soggetti che o lavorano o semplicemente si recano presso Galardi, come possono essere gli autisti che arrivano e hanno ovviamente un compito da svolgere per potersi posizionare correttamente in quei punti che vengono indicati dall'azienda e consentire di svolgere tutte le operazioni di carico e scarico in sicurezza. È un'attenzione che secondo me diventa importante, ma è basata solo sulla attenzione delle persone, su quelle capacità delle persone di capire i pericoli che ci sono. Un esempio che possono sembrare stupidi, ma che sono la base della sicurezza sul lavoro in un magazzino di spedizioni internazionali o di logistica. Tutta quella parte riguarda scarpe infortunistiche, giubbotti, alta visibilità, i guanti, tutto questo discorso qui molto spesso costa un sacco di soldi, anche se costano poco, perché costano magari quelli un pochino più economici, da 9 a 10 euro, con la scritta, senza scritta, e la scritta ci vuole obbligatoria se non mi sbaglio, per individuare quali sono i soggetti all'interno del magazzino e gli incarichi che hanno, va bene? E non è solamente un qualcosa di pubblicità o di fashion. Quegli arancioni stanno bene. Molti arancioni devo dire che secondo me vanno molto bene. Io li volevo fare blu, non me li fa fare. Io volevo fare blu con la banda, no, non te li fa fare. Mancano sempre, un motivo ci sarà. Eppure quanto si spende di questi osi? È una cifra abbastanza importante, perché chiaramente noi sempre pensiamo non solo ai ragazzi che stanno all'interno dell'azienda, che chiaramente si muovono e devono essere ben visibili, e anche per distinguere gli incarichi, perché è importante che siano dei punti di riferimento nel momento in cui ci sia la necessità. Fatto di scrivere dietro staff, fatto di scrivere dietro un visitatore, chiaramente si presterà più attenzione in caso di necessità a un visitatore, perché chiaramente è una persona esterna all'azienda e quindi potrebbe non conoscere quali potrebbero essere problematiche, una via di fuga. Scusami se ti interrompo, nonostante non gli si faccia firmare il piano di, come si chiama? Di si porta a conoscenza del piano di evacuazione. Il piano di evacuazione, tutto questo, perché deve sapere, regolarmente lo firmano, ma io sono convinto che uno solo lo legge, ma neanche forse. Come un'altra cosa mi fa impazzire, quelli si mette alle ruote dei camion per fermare i camion, le zeppe, blocchi, i cunei vengono utilizzati il blocco dei camion. Io qui non so quanto si spende di cunei, anche se dovrebbe essere l'autista a averli sui camion. È un dispositivo obbligatorio. È un dispositivo obbligatorio. Quindi nonostante si siano messi, si siano incatenati, se gli frega. Un imprenditore non attento dice: ma chi me lo fa fare a me? Io gli risparmio. Se devo rispendere 1.000 euro, 2.000 euro all'anno per comprare questa roba, o 4 o 5 mila euro di giubbetti perché questi se li portano a casa, io gli risparmio. Ecco, secondo me questo è un ragionamento sbagliato,
perché se domani c'è un controllo io gli ripago 8 volte. Ma è proprio l'effetto che può determinare a causa di questa assenza di dispositivi. Ovviamente si trova responsabile di questo evento sfortunato e quindi evitarlo, prevenire queste situazioni non solo dal punto di vista morale, etico, ma anche proprio da un punto di vista pratico, perché questi danni che possono subire le persone a volte sono risarcibili, a volte no. Perché il danno permanente purtroppo è qualcosa che una persona si porta via per tutta la vita. Molto spesso quando si sente parlare nel nostro settore di incidenti sul lavoro, ovviamente la maggior parte sono proprio in base a comportamenti errati da parte del personale, o l'ho sempre fatto così. Questa è la frase tipica, ho sempre fatto così. Non si può andare dietro a un camion come se te andassi dietro a un cavallo e questo dopo 2 minuti ti tira un calcio. E molte morti nostre sono persone schiacciate a marcia indietro dei camion sulle ribalte. Un camion con la cabina è 18 metri, Esatto, è tanta roba. Non puoi avere una visibilità a 360 gradi. Mettisi dietro il camion a dire vieni. Cioè, lo devi fare con cautela. Non lo dovrebbe neanche fare, ma se lo deve fare, lo deve fare con cautela. Perché se ti scappi il camion mentre tu stai entrando il muletto, il muletto va giù. E se va giù non ti ripiglia nessuno. E il muletto se ti casca addosso, e sono 3.500 kg che casca addosso a una persona. L'agire sulle persone, sul comportamento delle persone e la difficoltà che c'è nel far cambiare le abitudini sbagliate. E questo si fa solo con la Questa formazione. è una cosa che appunto necessita di tempo, ma anche di quella vicinanza delle persone che sono lì apposta a vigilare sui comportamenti sbagliati. Io mi ricordo quando la tornò mi dice, questo non mi scherza, questo è peggio della scuola, fa anche le domande. Giustamente, perché è questo che deve essere fatto. Ma la mia domanda è, in quanti lo fanno? Abbiamo vissuto questi 2 o 3 anni con il Covid e devo dire che questo ha portato molte aziende Più consapevolezza. ad avere una consapevolezza maggiore, perché quando sei toccato da un pericolo come era evidente quello generato dal Covid, ti fa capire che se hai la consapevolezza e la conoscenza del rischio, allora forse indossare una mascherina ti pesa meno. E quindi è stato un insegnamento, anche se purtroppo pesante per tutti, ma questa consapevolezza che il lavoratore oggi ha nell'avere le informazioni e le modalità con cui proteggere se stesso non solo dai fattori esterni ma anche dal contatto con le persone. Mi ricordo quanto il Covid abbia detto: guarda che dovete stare a 1 metro di distanza, guarda che dovete non stare tutti insieme nei locali. Ha dato modo a tante persone che non conoscono i dispositivi di protezione individuale, hanno imparato anche a capire cosa sono. Vero, le mascherine FFP2, oggi tutti sanno cos'è la FFP2. Nella disgrazia Vero. ha portato a conoscenza di un qualcosa che si vive quotidianamente all'interno di un'azienda, il fattore umano, il rischio, Quindi, e portarsi dietro un dispositivo che ti può essere d'aiuto. Quello che Galardi ha fatto e sta facendo in questo senso nel formare, nel dare gli strumenti di conoscenza ai propri lavoratori, anche a quei nuovi assunti che recentemente ho visto che sono stati inseriti nell'organizzazione, è testimonianza del fatto che c'è un'attenzione alla prevenzione e alla protezione di chiunque venga a far parte della famiglia Galardi. Poi è chiaro che non tutti la pensano allo stesso modo, ci sono organizzazioni più attente e altre meno attente, ma la cultura della sicurezza è fatta di tanti ingredienti. Guardate, io credo che una cosa fondamentale non sia tanto quello di trasmettere informazioni, ma essere disposti ad ascoltare i lavoratori. Certo. È un tema che è sempre più sensibile, quindi quando un tema è sempre più sensibile ci sono sempre anche aggiornamenti continui. Siamo molto ovviamente condizionati anche e legati a quello che è il comportamento a livello europeo, e quindi per cui anche l'Italia spesso sempre di più si deve adeguare come gli altri paesi a quelle che sono le regolamentazioni europee. Penso anche che nelle altre parti d'Europa in alcune ci sia molta più attenzione al livello di lavoro che in Italia, anche per semplicemente una situazione strutturale proprio di territorio,
di edifici, di cultura diversa rispetto alla nostra. Noi siamo un paese vecchio, perché siamo un paese vecchio, che stiamo cercando di rimediare, di modernizzare sempre di più. I magazzini non sono belli come questo dove siamo noi, per esempio, ma ci sono tante strutture ormai obsolete, vecchie, che hanno bisogno di tanti interventi, e magari quando ci si trova davanti a tanti interventi economicamente da fare, capisco anche gli imprenditori che prima pensano a dargli stipendi e poi fare la cosa. Io purtroppo ho una riunione con un cliente portoghese e quindi devo andare in sala riunioni. Ringrazio l'ingegnere per la disponibilità che ci ha dato per questa chiacchierata. Grazie a voi. Si è preso anche l'occasione di rivedersi 5 minuti e parlare e confrontarsi di queste cose. Sicuramente in Galardi ci sono ancora tante cose da fare. Vi saluto, buona continuazione e poi fammi sta riunione. Ciao a tutti. Ciao. E allora sì, approfitterei per dire, tra l'altro ho letto che, nel senso, una cosa un po' assurda, che ultimamente comunque è un tema, però nonostante questo ci sono sempre infortuni, anzi i dati sono sempre in crescita. Il 2022 si è chiuso con un più 25,7% di infortuni rispetto al 2021. C'è una carenza nell'applicazione, nell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione. Rendere efficace le misure significa veramente far partecipi i lavoratori e i preposti. La possibilità per essere più vicino ai lavoratori dove sono presenti i rischi, dove questi infortuni avvengono con una periodicità più elevata, quindi c'è una frequenza di infortuni in settori come quello dell'edilizia piuttosto che in quello industriale o dei servizi. Ecco perché questo aumento degli eventi infortunistici purtroppo è un risultato negativo, ma che ci aspettiamo proprio possa essere corretto grazie a un coinvolgimento sempre maggiore dei lavoratori e dei preposti. Formare i preposti con un aggiornamento biennale. Capite il significato che diventa veramente operativo il preposto con un aggiornamento costante, perché è lui l'attore principale che ha la possibilità di intervenire in maniera molto tempestiva e immediata nei luoghi in cui i pericoli si manifestano. E quindi anticipare, prevenire, prevedere questi eventi purtroppo ha bisogno della vicinanza fisica. E come parlavo anche prima con Giuseppe, si parla tanto dei near miss, cioè di tutti quegli eventi che vengono molto spesso trascurati, non utilizzati per imparare, perché sono dei segnali di allarme, sono dei campanelli che non vanno trascurati. Sì, è vero, come dice lei, il preposto deve non tanto sorvegliare, secondo me deve curare quei piccoli particolari che possono essere persi di attenzione. Noi per esempio negli ultimi tempi abbiamo provveduto a sostituire tutti gli schermi di tutti i dipendenti, abbiamo sfruttato la tecnologia migliore, abbiamo cercato di rendere idoneo qualsiasi ambiente, perché fondamentalmente un terzo della vita di un lavoratore si vive all'interno dell'azienda, quindi diciamo che abbiamo cercato in tutte le maniere di creare quell'ambiente che sia più familiare possibile. Proprio come si intravede anche nel prossimo futuro quando si parla di intelligenza artificiale. Alcuni compiti, alcune mansioni saranno condizionate dall'uso dei robot, dall'uso di apparecchiature dotate di intelligenza propria. Quindi si apre un capitolo molto importante nella visione europea con il nuovo regolamento macchine, ad esempio. È un regolamento che introdurrà in ottica di sicurezza e miglioramento della sicurezza quelli che sono i rapporti che ci saranno tra gli esseri umani e i robot, e quindi quello che sarà un rapporto di lavoro che vedrà sempre più vicina la collaborazione con i cosiddetti cobot, i robot collaborativi. Saranno parte del nostro futuro, di chi avrà evidentemente da lavorare nei prossimi 20-30 anni. È una realtà che sta prendendo piede e le regole del gioco sono fissate a livello internazionale. Invece di avere un muletto con una persona a bordo, di avere un muletto senza persona a bordo, che fa esattamente le stesse cose. Limiteremo ovviamente il rischio perché non ci sarà una persona a bordo. Ma nel mondo della logistica, dove la movimentazione del materiale
è una cosa molto importante, quindi anche solo andare presso lo scaffale a posizionare, a prelevare a 15 metri d'altezza comporta sicuramente una attenzione del lavoratore. Se ciò fosse possibile in maniera robotizzata, caspita, avremmo veramente una miglioria notevole, un'esposizione al rischio assolutamente azzerata. L'esposizione al pericolo è legata al fatto che c'è una persona in una zona pericolosa. La tecnologia la usiamo per avvantaggiare questi lavori e renderli più precisi e più sicuri. Gli AGV sono mezzi autoguidati a distanza, sono già presenti in molti magazzini, quindi è una tecnologia già disponibile. Ovvio che ha un costo questo, non viene tutto gratis. Giustamente, sì. Però c'è questa grossa opportunità che andrà colta con le possibilità che l'azienda ovviamente ha. Delle misure di sicurezza, quindi non so, ad esempio qualcosa che taglia, evitare che le mani siano lì, oppure se sente che si avvicina una mano, si attiva subito, si ferma, si blocca. L'intelligenza artificiale farebbe tipo un step in più, controllo direttamente da distanza, quindi la mia mano lì non ci sarà mai. Allora, è chiaro che poi ci saranno dei passaggi graduali, perché da un'attività manuale in cui l'operatore prende l'oggetto, lo mette dove deve essere tagliato, a un'operazione che potrà essere di compartecipazione con un'assistenza robotizzata a quello che poi sarà la sostituzione della persona umana. Questa è una domanda a cui dovremo saper rispondere, perché il lavoratore sarà sempre necessario in quanto è colui che gestisce il robot, e quindi essere in grado di capire l'uso della tecnologia a proprio vantaggio, non per generare meno posti di lavoro. I posti di lavoro vanno conservati, ma magari variati rispetto a quello che è lo stato di oggi. Programmazione, preparazione del lavoro, esecuzione del lavoro da parte del robot e verifica che il lavoro che il robot ha fatto è stato svolto correttamente. L'industria 4.0, la nuova Sabatini, sono tutte forme che finanziano le aziende affinché aggiornino la tecnologia in azienda. Di dotarsi di un sistema 4.0 significa avere dei macchinari con una tecnologia moderna con un controllo remoto, quindi vuol dire verificabile a distanza. Quindi è una bella sfida, ma che andrà ovviamente affrontata gradualmente. A me viene in mente una frase che avevo letto del signor Refosco, che è la della CISL Veneto. Serve una maggiore consapevolezza e comportamenti responsabili. E a me è un po' colpite proprio questa cosa del comportamento responsabile. Basta ricordare qualche evento che qualche tempo fa è avvenuto, come incidenti ferroviari causati da una manutenzione superficiale o fatta in maniera non del tutto corretta. Quindi quando si chiede a un manutentore di eseguire un intervento tecnico di ripristino delle condizioni di sicurezza di un macchinario, è chiaro che questo tipo di soluzione deve essere tale da dire al termine della manutenzione quella macchina la puoi usare in sicurezza. Sì. Se invece questo intervento non viene fatto con la responsabilità del manutentore di avere compiuto bene il proprio dovere tecnicamente corretto, ecco che la condizione che poi si ritroverà l'utilizzatore di quel prodotto, di quel macchinario, è di avere a che fare con un macchinario che non è stato manutenuto bene. Quindi presenta dei rischi. Affidare la manutenzione a società e a persone competenti è fondamentale. Ecco perché il comportamento responsabile tocca non solo gli utilizzatori, ma anche quegli altri soggetti che ti garantiscono di poter lavorare in sicurezza. Ritornando al discorso di precedenza, che non si è badato a spese, perché in effetti quando siamo arrivati qui non si è badato a spese, abbiamo cercato di metterlo nelle condizioni ottimali per poterci lavorare, abbiamo provveduto a far sì che fossero controllate tutte le ribalte e fossero sostituiti tutti quei componenti degli organi in movimento che presentavano usura, al di là del fatto se era necessario o no. Siamo partiti da zero. Da quel momento in poi noi sappiamo con certezza che i lavoratori, il giorno che aprono una ribalta, non c'è il rischio che gli casca la serranda perché un tirante è usurato. Così come quando è stato fatto l'intervento su quella rampa, che era una rampa esistente, che presentava dei dubbi circa la resistenza ancora per qualche tempo, e quindi è stata sostituita. Esattamente, anche quello ha fatto parte, diciamo, di questo progetto. Il intento era quello, avere un prodotto sicuro, nuovo. Direi che questo grazie proprio alla sensibilità che Galardi ha sempre dimostrato nel cercare di risolvere gli eventuali potenziali problemi
attuando insomma, una serie di iniziative che hanno matrice tecnica, oltre che quella basata sulle persone e quindi sul comportamento delle persone. Credo che fondamentalmente questo rapporto di collaborazione con Galardi a me ha dato e dà soddisfazione proprio per i riscontri che riesco ad avere parlando con Giuseppe, parlando con Marco, quindi con quei soggetti che all'interno dell'organizzazione poi si trovano immancabilmente a vivere quotidianamente le problematiche. Come professionista mi occupo anche di altre aziende con realtà molto diverse, dove questa difficoltà la evidenzio, la noto. Ecco perché invece qui apprezzo questo tipo di comunicazione, di apertura al dialogo e anche un momento come questo. È la prima volta che mi capita di fare questo tipo di momento di condivisione. Un modo per veicolare l'argomento in maniera più capillare e non restare internose, come spesso magari accade nelle aziende dove si discute al momento, nella giornata di controllo e poi finisce lì. Sì, è proprio un modo per sensibilizzare sia chi è dentro l'azienda, chi anche è lavoratore da altre parti. L'intervista si chiude qua oggi. A nome di tutta la Galardi vi ringrazio soprattutto per aver cercato di sensibilizzare un po' sul tema. Anche la puntata di Podlog oggi è giunta al termine. Grazie per essere stati con noi e a presto! Nel frattempo potete seguire tutte le novità di Galardi attraverso i nostri canali social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e perché no anche il nostro sito www.galardi-group.com.